Da molti anni, più di 40 ormai, nella casa laboratorio di Cenci noi organizziamo campi scuola, momenti di formazione per adulti, sul tema, diciamo, dell'astronomia. Ma non è veramente il tema dell'astronomia. Ciò che ci interessa di più è ristabilire un contatto, diciamo, tra l'infanzia, l'adolescenza e anche per noi adulti, un contatto con il cielo. Tra cielo e terra si chiamavano le nostre prime esperienze. Perché riteniamo che, siccome nella storia dell'umanità, il rapporto tra cielo e terra è stato fondamentale nel mettere a punto i concetti di spazio e tempo, e ovviamente lo spazio e il tempo informano tutto il nostro pensiero e dunque anche il nostro apprendimento, pensavamo che era bello che le bambine e i bambini, ragazze e ragazzi, potessero avere uno sguardo diretto verso il cielo e su quella base costruire alcune conoscenze fondamentali. Questo l'abbiamo fatto appunto nei campi scuola, quindi in situazioni residenziali che sono privilegiate, ma lo abbiamo fatto anche per molti anni sperimentando delle attività in classe. E qui vorrei raccontarvene alcune per darvi l'idea, diciamo così, di ciò che cerchiamo di fare quando ricerchiamo su questo tema. Allora, la prima eh, osservazione che cerchiamo di fare riguarda il cielo diurno, cioè il Sole, e il movimento del Sole nel cielo. Allora c'è uno strumento che ci siamo inventati, insomma, in qualche modo nei primi anni, sperimentando tanti modi di registrare questo cammino del Sole, e questo modo consiste in questo. C'è un punto di vista, un punto di riferimento che è un bastone, diciamo, con un occhiolino sopra avvitato, una vite, e poi noi tendiamo il filo nella direzione in cui è il Sole, per esempio alle 7 di mattina o alle 8 di mattina se lo facciamo a scuola, quando arrivano i ragazzi a scuola. E quella è la posizione del Sole nel cielo in quella data ora, ovviamente in quel giorno. Dopo un'ora torniamo nello stesso posto, dallo stesso punto di riferimento, segniamo la direzione del Sole un'ora dopo. Il Sole sarà salito un pochettino e sarà andato un po' più a destra. Diciamo da est piano piano sta andando verso sud. Dopo un'altra ora ancora torniamo e facciamo questa terza osservazione. Dopo 6 ore, diciamo così, di osservazione, noi ci accorgiamo che c'è una regolarità, cioè nel senso che questi fili, è molto importante che siano dei fili colorati, visibili, questi fili indicano esattamente la posizione dei raggi del Sole verso questo nostro punto di riferimento nelle varie ore. Ci accorgiamo dopo un po' di ore che appunto ci sono degli angoli che si formano e bambine e bambini si stupiscono sempre molto perché questi angoli sono assolutamente tutti quanti uguali. Se prendiamo un foglio di carta, diciamo questo foglio, possiamo allora cominciare a fare dei ragionamenti. Allora, il primo ragionamento è questo. Qui c'è il foglio di carta, adesso ve lo mostro, e c'è un cerchio. C'è un cerchio. Questo cerchio indica naturalmente le 24 ore, cioè tutto il tempo che ci mette il Sole per fare tutto il giro e tornare nel posto dove l'abbiamo visto alle 7 di mattina. Ma se questo cerchio io lo faccio a metà, taglio a metà questo cerchio, allora avrò 12 ore e in queste 12 ore ci sarà mezzo giro, quindi 180 gradi. Se taglio ancora a metà, faccio un quarto, avremo 6 ore e in 6 ore il Sole fa 90 gradi. Se taglio ancora, cioè se divido ancora, in 3 ore il Sole percorrerà 45 gradi. Ora la cosa interessante, siccome noi abbiamo osservato il Sole per 3 ore almeno, è che se noi mettiamo questo angolo, molto empiricamente fatto con un foglio di carta, questo angolo corrisponde esattamente all'angolo tracciato dai 4 angoli, dai 4 fili. Il filo delle 7, il filo delle 8, il filo delle 9 e il filo delle 10. Tra le 7 e le 10 intercorrono 3 ore.
e sono i nostri 45 gradi. Poi posso continuare, naturalmente divido per 3 e a questo punto c'ho l'angolo di 15 gradi. E quest'angolo è esattamente quello che divide il primo filo dal secondo, il secondo dal terzo e via via. Cosa abbiamo scoperto? Abbiamo scoperto che il Sole va a 15 gradi all'ora. In realtà sappiamo che non è il Sole che va a 15 gradi all'ora, è la Terra, ma noi abbiamo costruito uno strumento che per i ragazzi, i bambini, quando lo vedono, la cosa che più li colpisce è una frase che ho sentito dire tante volte, che è: "Ma allora il mondo è geometrico, il cosmo è geometrico". In realtà non è che il cosmo è geometrico, perché noi abbiamo inventato la geometria guardando il cosmo, guardando il cielo. Sappiamo che 360, il numero che indica i gradi del cerchio, viene proprio da 365, cioè da quanto tempo ci mette la Terra a fare un'intera rivoluzione attorno al Sole. Cioè quella unità di misura, quella scoperta dei 365 giorni viene proprio da pare sia attribuita a Talete, forse lo sapevano già anche i babilonesi o gli egiziani. Comunque il calcolo esatto dei 365 giorni ovviamente, ehm, diciamo è alla base, diciamo sta alle origini della geometria e infatti è da lì che poi è nata la decisione, diciamo semplificando, di fare l'angolo 360 gradi. Allora, quello che ci piace in questo, adesso vi ho raccontato una costruzione, ce ne sono molte altre che si possono raccontare, che abbiamo elaborato via via negli anni. È l'idea di stabilire un contatto, stabilire una relazione con il percorso del Sole. Contadini analfabeti in tutte le parti del mondo per millenni hanno guardato il Sole e si orientavano, sapevano capire che ora è della giornata, in che stagione siamo, vedendo appunto l'altezza del Sole, vedendo se va dietro a quella tale montagna che io conosco perché abito in quel posto, e vedendolo sorgere e tramontare in un posto e in un altro. Ecco, questo grande orologio, che è anche un calendario, è sempre davanti ai nostri occhi. Ora la mia sensazione è che noi non lo utilizziamo nella scuola perché è gratuito. Diciamo il cielo è gratuito e questo lo rende poco appetibile in un'epoca in cui tutto deve essere consumato, comprato. E poi soprattutto col cielo possiamo entrare in un rapporto intimo e personale, ciascuno a modo suo, perché io ritengo sempre che nella conoscenza, nella costruzione della conoscenza, perché la conoscenza non si trasmette, si può solo ricostruire, ognuno deve costruirla a suo modo. Usare le mani, usare gli spaghi, usare le canne, usare dei bastoni, usare dei materiali e appunto costruire anche fisicamente degli oggetti, aiuta innanzitutto aiuta a pensare meglio e poi aiuta a entrare in relazione, perché se io e te costruiamo insieme qualche cosa, abbiamo un oggetto tra noi che ci aiuta a capirci meglio, a entrare nella mente dell'altro. Perché una delle cose più difficili, anche per noi insegnanti naturalmente, è cercare di capire come l'altro pensa, come l'altro ragiona. Allora io sono convinto che qualsiasi costruzione di conoscenza, in particolare le conoscenze astronomiche di cui stiamo dedicando in questo momento, è molto importante che si costruiscano ascoltandosi, discutendo, dialogando, perché questo permette naturalmente di approfondire e soprattutto di capire che l'altro scopre cose diverse da quelle che scopro io e che, come ha detto benissimo un bambino, di ritorno dagli anni della pandemia e del Covid, ha detto insieme si pensa meglio. Non solo insieme si pensa meglio, io sono convinto che insieme si pensa, come dire, più approfonditamente, in modo più intelligente, perché io posso nutrire la mia sensibilità, la mia intelligenza, la mia capacità di associare e costruire relazioni, perché mi giovo dell'intelligenza diversa da me di un altro che vede cose diverse dalle mie. E questo è il primo punto. Il secondo punto di cui volevo parlarvi riguarda un'altra, meravigliosa scoperta, insomma, che fu fatta dagli esseri umani, che a un certo punto pensarono di abitare sopra una sfera. Cioè, a un certo punto nella storia dell'umanità ci fu qualcuno che disse: "Ma in realtà noi viviamo sopra a una palla".
Allora la domanda, io potrei fare tutto un racconto su questo naturalmente, potrei raccontare, Pitagora, forse Empedocle, cioè i primi che pensarono questo, cosa s perché ragionava su questo Platone, che sosteneva che sicuramente abitiamo sulla sfera perché è la figura più perfetta e dunque è giusto che il nostro pianeta sia di questa forma, ma, scrive Platone, io penso che noi abitiamo su una sfera, ma non so come dimostrarlo. Platone aveva la fortuna di avere un allievo molto vivace, molto intelligente, che si chiamava Aristotele, e Aristotele dopo qualche anno scrive nel De Cielo, cioè una grandissima opera sua, che sa come dimostrare che la Terra è una sfera. Ecco, qui mi fermo perché io potrei fare una lezione, anche una lezione magari affascinante perché sono storie dell'umanità, delle scoperte dell'umanità che affascinano in sé. Però a questo punto mi fermo perché la domanda che mi pongo e che vi pongo questa qui in questa occasione è questa: una conoscenza solamente detta a parole ad alcuni può restare impressa, ma è molto probabile che a tanti passi via, sfugga. Allora, la mia proposta è: proviamo a trasformare le conoscenze in laboratori. Ci vuole tempo naturalmente, ci vuole pensiero, ci vuole progettazione, non è una cosa che si improvvisa, però è una cosa molto importante. Allora, per esempio, rispetto alla questione sfera, la Terra è una sfera, c'erano molte opinioni a quell'epoca. Per esempio, Anassimandro riteneva che la Terra fosse un cilindro, questo è un cilindro che hanno costruito i miei bambini in quinta elementare. Pensava che era un cilindro, okay. Altri pensavano che la Terra fosse piatta, fosse un disco, un disco. Talete pensava che galleggiasse sull'acqua e questo era il motivo per cui c'erano i terremoti. Talete che era il maestro di Anassimandro, in quella meravigliosa scuola di Mileto, dove per la prima volta nella storia gli allievi potevano contraddire i maestri. Questa è stata una grande scoperta e fu l'avvio, diciamo, della scienza e anche della democrazia, a mio avviso. Bene, queste erano le forme che circolavano come idee di come fosse fatta la Terra. Allora il problema è: quand'è che noi possiamo vedere la Terra? Noi la Terra non, fino a che non è partito il primo razzo, diciamo, che è andato oltre l'atmosfera, la Terra non l'avevamo mai vista, potevamo solo immaginarla. Però c'era un'occasione in cui la Terra si poteva vedere. E adesso aspettate un secondo che tiro fuori. Ed era esattamente una situazione molto particolare in cui noi vediamo non la Terra, perché la Terra non possiamo vederla se ci stiamo sopra, ma vediamo l'ombra della Terra. Ed è esattamente quello che succede quando c'è un'eclisse di luna. Qua c'è la luna e in certi giorni particolari, succede abbastanza di frequente, la Terra, cioè il nostro pianeta, oscura la luna, cioè si mette in mezzo tra il Sole e la luna e siccome la luce della luna è data dal riflesso del Sole, quando la Terra si mette in mezzo, la luna viene oscurata, in parte oscurata. Allora, cosa scopriamo da questa immagine che gli uomini hanno visto in tante epoche? E ci hanno ragionato sopra naturalmente, perché era un evento straordinario, no, una luna piena che di colpo a un certo punto si copre, c'è un altro corpo che la copre. In questo caso noi scopriamo che da quest'ombra scopriamo una cosa molto importante, che quest'ombra è una curva. Allora, questo oggetto, il cilindro, può fare una curva? Certo può fare una curva, eccola la curva. Ma se si gira, se si muove nello spazio, questo oggetto può trasformarsi e diventare un rettangolo. E nel momento in cui sta in questa posizione non potrà mai fare una curva. Quindi la Terra non può essere un cilindro, dice Aristotele. Perché se fosse un cilindro, certe volte durante le eclissi traccerebbe delle linee rette.
Invece mai sulla Luna ci sono delle linee rette, ombre rette sulla Luna. Lo stesso accade con questa figura. Se questa figura è piatta, ovviamente così sarà rotonda come una sfera, ma basta che si gira, e naturalmente noi sappiamo che si gira, perché la Terra c'ha il giorno e la notte, quindi per forza si gira in relazione al Sole, questo lo sappiamo. Ecco che a un certo punto diventa una linea, di nuovo diventa una linea retta. E non abbiamo mai visto sulla Luna l'ombra di una linea retta. Ecco che allora ci rimane solo questa possibilità, una sfera, una palla. Così Aristotele spiega la forma della Terra guardata attraverso la Luna, che tra l'altro è una splendida metafora della conoscenza, nel senso che noi dobbiamo andare molto lontano per capire qualcosa che ci è vicino. Ma capite che è molto diverso se io con le bambine e bambini, i ragazzi, costruisco questa forma, questa, ritaglio questo pezzo di compensato, lo sego e poi comincio a proiettarlo, a vedere le ombre che fa, vedere se questo fa un'ombra, oddio adesso non si vede l'ombra, insomma, cioè fa un'ombra sferica, oppure fa un'ombra quadrata, oppure fa un'ombra rotonda. Ecco, è chiaro che se io faccio tutti questi esperimenti, sto mettendo in moto l'intelligenza, sto attivando la partecipazione e credo che questo aiuti enormemente la costruzione di conoscenze. L'ultimo esempio che volevo proporvi riguarda un modo particolare di mettere il mappamondo. Allora, generalmente il mappamondo sta su un marchingegno che lo fa vedere inclinato di 22 gradi, insomma, 22 gradi e mezzo. Ma questa è una costruzione molto astratta in realtà, perché nessuno capisce e si ricorda del perché sta messo in quel modo. Ma se noi lo mettiamo in un'altra posizione completamente diversa, cioè mettiamo in cima al mondo, in cima al mappamondo, il luogo in cui stiamo, io in questo momento sto in Umbria, e metto l'Umbria in cima al mondo. Qua, qui c'è l'Umbria. E poi metto il Polo Nord in direzione del nord. Ecco che questo mondo, questo mappamondo, sarà parallelo a una, non c'è il parallelismo tra le sfere ovviamente, ma diciamo l'asse terrestre del mappamondo e l'asse terrestre della Terra che sta sotto i miei piedi sono paralleli e in questo modo io potrò guardare sul mappamondo, esposto al sole, ai raggi del sole, a scuola la mattina, dove esattamente in questo momento sta sorgendo il sole o sta tramontando. Perché basta che osservo, guardo piano piano che cosa succede, la mattina vedrò che il sole sta in Giappone e poi piano piano il Giappone va in ombra e poi invece dall'altra parte piano piano il sole comincia a illuminare Recife, Bahia, la parte più orientale del Brasile e poi piano piano avanza e verso mezzogiorno il sole arriverà a New York. Allora, cosa sto guardando in questo caso? Sto guardando quello che succede al pianeta Terra attraverso questo mappamondo che è messo nella stessa posizione nel cosmo della mia Terra. Perché è interessante questo riposizionamento del mappamondo? Noi lo chiamiamo globo local, perché in ogni luogo il punto più alto naturalmente sarà diverso. È interessante perché ci permette di fare di nuovo un viaggio di andata e ritorno, cioè andiamo verso il Sole e torniamo insieme al Sole sul nostro mappamondo, ma anche sul pianeta Terra. E c'è un disegno bellissimo che ha fatto un bambino una volta, adesso ve lo rifaccio, che è molto, rende molto questa situazione. Questo è il disegno, è un disegno che un bambino ha fatto per spiegare perché guardando questo mappamondo, guardando l'ombra in questo mappamondo, lui vedeva le stesse cose, diciamo, guardando, adesso si vede male questa cosa, eccolo qua, guardando quello che succedeva sul mappamondo,
lui poteva vedere e capire quello che succedeva sotto i suoi piedi nel grande pianeta Terra, su cui siamo poggiati tutto il nostro tempo di vita su questo pianeta. Ecco, sono degli esempi. Questa per esempio se l'ha inventata un bambino, questa spiegazione è per me la più chiara di tutte che mai ho trovato. È per dire di nuovo che costruendo, manipolando, usando gli oggetti in relazione al mondo reale che sta fuori di noi possiamo fare enormi scoperte. Perché, per esempio, usando il mappamondo parallelo, noi scopriamo che il Sole di nuovo va a 15 gradi all'ora, perché ogni ora, se noi segniamo con un pennarello il punto di tramonto che piano piano si sposta, il punto dell'alba che piano piano si sposta, non il punto, la linea, la curva dell'alba e del tramonto, vediamo che ogni ora si sposta di 15 gradi. Ecco un modo molto concreto e pratico, per esempio, di capire una cosa che non è facilmente comprensibile, come la questione dei fusi orari, del perché contemporaneamente sul pianeta Terra abbiamo ore diverse. Ma qui diventa tutto più chiaro. Quindi vedete che se noi trasformiamo la didattica in laboratorio, questo ci permette di ragionare, di discutere, di fare collegamenti e di scoprire, per esempio, che bambine e bambini possono fare delle scoperte straordinarie che aiutano tutti gli altri, la piccola comunità della classe, a pensare bene insieme, ragionando.